Ciao e bentornati su Talk, nella nostra stanza degli orologi, per un nuovo video mensile di quelli a cui ormai siamo e siete abituati, grazie a Stefano, patron della gioielleria Rosa Spina, partner ufficiale del canale, che ogni mese per l'appunto ci dà la possibilità di provare, recensire e raccontarvi nuovi orologi del loro vasto catalogo online. Ma naturalmente il tutto tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, è novembre inoltrato, come ogni mese, come dicevamo e come ormai saprete, Stefano della gioielleria Rosa Spina di Bergamo ci manda dei nuovi orologi che io scelgo, insomma, e di cui ho voglia di parlarvi qui sul canale. Beh, il pacco è arrivato e con noi sono arrivati anche degli orologi un po' particolari in realtà, di cui non ho ancora parlato, una maison di cui forse non ho mai parlato, abbastanza controversa nel mondo degli appassionati e insomma tra tutti quelli che seguono l'orologeria. Non ho alcun timore di parlarvene, sebbene qualcuno magari possa credere il contrario, quindi apriamo questo pacco e vediamo insieme che cosa ci ha mandato Stefano. Ecco allora il pacco di Stefano, vediamo di aprirlo assieme. Sono orologi che avevo davvero molta voglia di farvi vedere qui sul canale, ma anche di provarli, perché personalmente non l'ho ancora fatto, sebbene in realtà mi siano sempre piaciuti. Il bigliettino di Stefano. Perché sono orologi che mi sono esteticamente molto piaciuti, nonostante le varie critiche che ci sono state in alcune recensioni, soprattutto riguardo al movimento. Adesso vi spiego anche perché. Di una maison molto discussa qui su YouTube, ma io credo di aver fatto una gaffe, perché questo è un Hamilton, tra l'altro molto figo, ma è un Hamilton. Stiamo parlando di altro, non so se c'è altra roba. E vabbè, vediamo un attimo. Allora, questo è l'Hamilton, credo Expedition si chiami, che anche avevo chiesto di recensire a Stefano, quindi non sono del tutto sorpreso, però tutta l'introduzione è basata su altro in realtà. A meno che Stefano non vi abbia mandato davvero tutto, quindi vediamo cos'altro c'è qui. Questo deve essere l'altro Hamilton quadrante bianco, sì, anche lui, molto bellino. Questi ero molto curioso di provarli, perché è una strada secondo me che Hamilton consapevolmente sta prendendo e che strizza molto l'occhio agli appassionati. E la cosa mi incuriosisce davvero parecchio. Ok, Hamilton molto belli. Cartellino così, giusto per chiarirci, 1115 euro, che non sono pochi, ma di sicuro si tratta di un bell'orologio che approfondiremo poi naturalmente nella recensione completa. In più Stefano ci ha sempre abituati a ottimi sconti, quindi per chi è interessato di sicuro c'è possibilità di chiedere. Qui c'è anche altro, quindi adesso vediamo un po' se ho davvero fatto la gaffe del canale oppure se no. Questo è sempre un Hamilton quadrante nero braccialato, molto bello, molto interessante fare questo confronto che arriverà a breve sul canale. Orologi di sostanza, vediamo il braccialato che listino ha. 1195, quindi poco in più dei cinturini in pelle, però molto di sostanza. Secondo me un bellissimo entry level meccanico, in questo caso anche automatico, che in una collezione ci sta davvero alla grande. E poi con la qualità di queste nuove immagini credo si capisca molto meglio quanto sono carini questi orologi. Va bene, quindi Hamilton quadrante nero, quadrante blu, quadrante bianco, direi che ce li abbiamo tutti, ma qui ce ne sono altri. Non sapevo di aver ricevuto tutti questi orologi. Oh, è lui. Seiko
King Seiko. Di questo volevo parlarvi, ma sono molto contento di aver ricevuto anche gli Hamilton. Però ecco, gli orologi tanto discussi di cui vi parlavo sono proprio loro, questi King Seiko, che io ho sempre trovato in video bellissimi. Li analizzerò con calma adesso dal vivo. La prima impressione indubbiamente è ottima, sia nella qualità, nelle forme. Questo è un quadrante molto molto ben lavorato, ed non è il nero, è quella specie di verdone che tende poi al cobalto e che vi farò vedere meglio poi in camera. Bracciale bellissimo, a me questo bracciale è piaciuto subito molto, anzi adesso magari proviamo anche qualcosa al polso. Però ce ne sono anche altri, non so quanti altri, quindi vediamo un po', perché io avevo chiesto vari quadranti. Eccolo, questo è il verdone, bellissimo, veramente bellissimo. Mi piacciono davvero molto questi orologi. King Seiko, grande qualità. La critica che è stata mossa a questi orologi riguarda il calibro, che è un calibro per alcuni, e indubbiamente anche in maniera oggettiva, un po' economico per un listino di 2100 euro. Bisogna però considerare, secondo me, una serie di aspetti, sia estetici, perché lavorazioni di questo calibro hanno un costo, inutile far finta di nulla, è inutile basarsi soltanto su ciò che c'è all'interno. In più è una linea che ha un nome. King Seiko non è il Seiko 5, il Seiko Sport a cui siamo sempre abituati. Anche King Seiko ha un nome e a sua volta un posizionamento, no? Un po' come lo è anche Grand Seiko. Certo, Grand Seiko offre grande qualità costruttiva e anche tecnica, sicuramente superiore a King Seiko, però ragazzi costa anche più del doppio. Quindi secondo me sono valutazioni che è necessario fare. E poi questa cassa così tipicamente Seiko e anche un po' Grand Seiko a me piace tantissimo. Tra l'altro, come dicevo, Stefano offre sempre degli sconti molto molto sostanziosi. Naturalmente non credo saranno da meno anche questi King Seiko, quindi pensando di comprarlo con un ottimo sconto, si porta a casa un bellissimo King Seiko a un prezzo anche in questo caso da entry level. Certo, è entry level anche il movimento, ne parleremo meglio nella recensione, ma secondo me vale assolutamente tutto ciò che costa. Io ne ero convinto dopo aver visto alcuni video e continuo ad esserne convinto anche ora che li sto provando. Tra l'altro questo quadrante verde è eccezionale. Vediamo cos'altro c'è, forse ce n'è ancora uno o ancora due, no, ancora uno. Spero che sia il quadrante rosso, che anche è sempre un King Seiko, quindi andiamo sul sicuro. No, è il quadrante celestino, molto vicino ai Grand Seiko Elegance di cui abbiamo già parlato. Guardate che tonalità bellissima di quadrante, qualità delle lavorazioni che poi vedremo in macro indubbiamente molto molto alta. Belli, orologi che davvero convincono. Consiglio di andare a provarli quantomeno, almeno per curiosità, per capire di cosa si parla. Proviamone qualcuno al polso e proviamo soltanto i Seiko, perché in realtà l'unboxing doveva essere su loro, proprio sui King Seiko. E ok, i bracciali naturalmente non sono a misura, però possiamo più o meno renderci conto. Il mio è un polso da 16,5 cm, soprattutto ora che fa più freschetto, quindi più o meno possiamo renderci conto di come vestono. Vedete che bel bracciale, a me piace tantissimo questo bracciale. E questo è l'orologio. Bello. Forse pensavo un po' più piccolo sul polso, ma ripeto, bisogna tener conto anche del fatto che il mio è un polso piccolo. Però volevo provare anche gli altri. Allora proviamo anche il verdone, che indubbiamente merita, ma merita tanto, merita così tanto che mi piacerebbe averlo in collezione.
qui lo dico e qui lo nego, come si suol dire. Una cassa abbastanza abbondante, va vista sicuramente con il bracciale a misura, abbastanza abbondante, che però secondo me sposa comunque bene il concetto di orologio braccialato e rimane un orologio sportivo. Poi con questo quadrante verdone bellissimo, con questa lavorazione satinata che ricorda molto quella dei Grand Seiko Elegance, come vi dicevo, e poi questo colore un po' giallognolo delle sfere che si sposa alla perfezione con il verde, beh, secondo me va a completare il tutto. E poi ancora abbiamo il celeste, non ricordo neppure come lo chiama, Seiko, questo bellissimo colore. La visibilità naturalmente sarà la stessa degli altri, però il colore naturalmente dice la sua, anche se il quadrante verde rimane il mio preferito, un po' per gusti personali, un po' perché le sfere giallognole, diciamo vintage, meglio si sposano secondo me con il verdone piuttosto che con questo azzurro, questo celeste, questo carta da zucchero, però è bellissimo. Beh, io sono convinto sia bellissimo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, perché mi stupirebbero dei commenti diversi, in tutta onestà. A meno che non si tratti appunto delle solite critiche sul calibro, ma ne parleremo meglio nelle recensioni. Fatemi sapere quantomeno che cosa pensate di questi bellissimi orologi. Mi hanno convinto. Dal vivo mi hanno convinto così come mi avevano già convinto in video, quindi vi do appuntamento alle prossime recensioni degli Hamilton che abbiamo visto prima, molto simpatici anche loro, e dei nostri Kinseiko che non vedo l'ora di provare con calma al polso. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento come sempre ad una prossima puntata qui su TOC.